Nel pilot della serie notiamo subito che Hannibal è vestito in maniera differente rispetto agli episodi successivi. Indossa abiti più semplici e sobri che sembrano essere molto diversi rispetto ai completi sartoriali molto elaborati che vedremo indossare in seguito. Ma come mai questo cambiamento? Ciao a tutti, mi presento, io sono Margherita e vi do il benvenuto sul mio canale. In questo video cercheremo di capire come mai Hannibal è così differente nel pilot rispetto a tutta la serie. Ma prima di cominciare vi ricordo che nulla di tutto ciò che verrà servito in questo video è vegetariano. Gli abiti che vediamo addosso ad Hannibal nel pilot non sono brutti, anzi, ma per gli standard di Hannibal sono decisamente sottotono. Infatti gli abiti che indossa sono più semplici e sobri, in completo contrasto con i vestiti che gli vediamo addosso poi abitualmente. This city is very small. Kimball? Yes. Good evening. Please come in. Dietro a questa scelta di abiti c'è il lavoro di Colin Atwood, una delle costumiste designer più talentose di Hollywood. Atwood ha lavorato per creare un guardaroba che riflettesse la dualità del personaggio di Hannibal, raffinato all'esterno ma profondamente oscuro all'interno. I tessuti rostuosi e i colori ricercati sono stati scelti per dare ad Hannibal un aspetto quasi legale. Questo non solo enfatizza il suo status sociale, ma serve anche a ingannare gli altri personaggi e il pubblico, mascherando la sua vera natura. Who's hungry? In aperitif, gli abiti indossati da Hannibal sono più pratici e meno appariscenti. Sembra quasi stia indossando una sorta di versione di quello che Franklin indossa solitamente durante le sue sedute. Si tratta di una tenuta molto americana, un classico outfit che una persona benestante che non ama dare nell'occhio indosserebbe. I think Uncle Jack's seashell's a fragile little teacup. The finest china used for only special guests. Grazie all'asta degli oggetti di scena scopriamo che quando Hannibal per la prima volta si muove all'interno dell'ufficio dell'FBI indossa una giacca sportiva in pelle scamosciata di Ralph Lauren, standard con 2 bottoni. Lascia slacciato l'ultimo bottone per agevolare i movimenti e la sboltona del tutto quando si siede per non sgualcire il tessuto. Il motivo per cui questa giacca sembra così anonima se confrontata con le altre è che non si tratta di una giacca su misura, non è fatta per mettere in risalto la sua figura come quasi tutto quello che indossa, ma è una giacca standard che serve quasi a nasconderlo e renderlo meno distinguibile possibile. Deve infatti dare un aspetto meno intimidatorio. Hannibal vuole che l'FBI si fidi di lui e non sospetti minimamente la sua natura. Vuole presentarsi come un professionista rispettabile, non eccessivamente distinto, in modo da non attirare troppa attenzione su di lui fin dall'inizio. La giacca, assieme al maglione con scollo a V beige in cashmere di Ralph Lauren e i pantaloni di Zanella, gli unici pantaloni che indossa con i passanti per la cintura, gli danno un aspetto rassicurante e di basso profilo, ideale per infiltrarsi all'interno dell'FBI. Questo aiuta anche il pubblico perché permette di prendere coscienza con il suo personaggio. Infatti, presentarlo subito con un abbigliamento troppo sofisticato avrebbe potuto avere il risultato di renderlo troppo costruito, per un personaggio di cui sappiamo già l'identità, ma che la rivelerà comunque nel corso delle stagioni. Vediamo Hannibal anche sfoggiare una giacca con le maniche da chirurgo, una particolare giacca creata nel XIX secolo e progettata in modo tale da facilitare il movimento, specialmente nei settori dove è richiesta una certa precisione manuale, come in chirurgia. Infatti i bottoni sul pulcino possono essere slacciati consentendo di rimpoccarsi le maniche per evitare di coprirle di sangue. Queste giacche diventarono presto anche uno status symbol nella Londra del XIX secolo, in quanto le uniche persone che se la potevano permettere erano i chirurghi, proprio come Hannibal. Quella in particolare che sta indossando Hannibal presenta dei bottoni sicuramente di corno, di mucca oppure di bufalo. Hannibal infatti non accetterebbe mai di utilizzare in un abito su misura dei bottoni in plastica e il modo in cui sono disposti è detto a bacio. Man mano che la serie prosegue vediamo una trasformazione nel suo abbigliamento che rispecchia il progressivo svelamento della sua vera Of identità. course you weren't. I'm lean. Lean animals yield the toughest cut.
I completi eleganti e costosi simboleggiano il controllo, la precisione e l'estetica sofisticata di Hannibal. Questi elementi sono fondamentali per comprendere la sua psicologia e la sua filosofia di vita. Gli abiti di Hannibal diventano sempre più raffinati, riflettendo il suo crescente senso di superiorità e il suo bisogno di controllo. I completi sartoriali, spesso accompagnati da cravatte e pochette perfettamente abbinati, sono un'estensione della sua personalità metodica e del suo desiderio di perfezione. Il passaggio a un abbigliamento più elaborato non solo serve a rendere Hannibal più accattivante, ma anche a creare un impatto narrativo. Ogni volta che Hannibal appare sullo schermo, il suo abbigliamento dice qualcosa su di lui e sulla scena in cui si trova. Che si tratti di una cena elegante o di una sessione terapeutica, i suoi abiti sono scelti per trasmettere specifiche emozioni e messaggi. Oh my God. That will be the FBI. Hannibal non vestirà mai più così all'interno della serie, perché era lui a interpretare la parte di uno psichiatra senza pretese che non voleva essere notato. Voleva sedersi e osservare cosa fa l'FBI quando insegue un serial killer senza che la gente lo guardi. Nemmeno Will gli prestò molta attenzione quando lo vide per la prima volta. Anche quando Hannibal non fa cose formali, non gli piace vestirsi così. Perché dovrebbe vestirsi così quando può indossare quello che vuole? Gli piace essere appariscente e al centro dell'attenzione, quindi non lo vedremo mai più vestirsi così.